Amiche e amici della GAPS, benvenute e benvenuti in Colombia! Il mio modo di viaggiare passa inevitabilmente per l'arte di strada. È l'unico modo che conosco per connettermi con la gente dei luoghi in cui vado. Sono arrivato in Colombia e nonostante i tanti problemi con la polizia del luogo, sono riuscito ad emozionare tante persone. E ho anche perso una gara di karaoke. Bentornati sul canale. Bentornati e bentornati ad un nuovo video, vi do il benvenuto qui dalla piazza principale di Bogotà, Plaza Bolívar. Sono molto contento di essere qui in Colombia, quindi andiamo a scoprire un pochino insieme la città di Bogotà e più tardi andiamo a suonare in strada. Paese numero 38, Colombia, vediamo che succede. Forse sarà la mia ignoranza, ma vorrei sfatare subito un mito. No caldo! In Colombia non esistono le stagioni e a Bogotà è come se fosse un eterno autunno. Comunque, dato che visiterò il paese un po' in lungo e in largo, le stagioni cambieranno, ma ovunque siamo, la stagione in cui ci troviamo è eterna. Sono venuto in un ristorante tipico, una bettola di pesce. Come la tradizione sudamericana si inizia sempre con la zuppetta, buonissima, un pezzo di pesce, ottimo. Una cosa che sa di piedi, però è buona. Il pesce è ottimo, cotto con la piastra, con la pelle, il riso e l'immancabile platano. E dopo pranzo, come da tradizione, ci vuole un bel caffè, quindi me ne vado in uno dei bar principali della città, dove dicono che abbiano caffè tra i migliori in città. E proviamo. Nel mio primo giorno qui a Bogotà ho deciso di fare una cosa che non faccio da anni, che però in realtà mi piace. Faccio un walking tour, quindi una guida porta in giro me e un gruppetto di gente a scoprire la città a piedi. Simpatico. Ovviamente il mio occhio va sempre a cercare i posti in cui potrò fare il mio primo concerto, ma nel frattempo non mi perdo la bellezza di un'architettura veramente interessante. E la notte di Bogotà inizia a farmi suo. Finisco in un locale durante una serata di salsa tradizionale. E poi mi ritrovo nella più grande discoteca gay del Sud America, dove, non chiedetemi bene perché, mi sono iscritto al karaoke e non ho nessuna voglia di salire su quel palco, però mi sa che mi tocca. Io non sono un grande fan del karaoke, però è stato molto figo. La gente ha ballato, si è divertita ed era una competizione, quindi alla fine scelgono i 5 finalisti e non mi hanno scelto, raga. In teoria sarebbe anche il mio mestiere, alla grande. Adesso si riposa perché domani si va a conquistare davvero il palco, quello che piace a me, il palco della strada qui in centro a Bogotà. Buonanotte. E ci siamo, solito setup, amplificatore, chitarra sulla spalla, si va a suonare. Andiamo a conquistare il paese numero 38, Bogotà, Colombia, Italian Music Around the World. Vamos! È un po' vuota la piazza, si sta facendo scuro, sono stato un po' perché ho fatto tardi. Vediamo, forse vado in un angolino della piazza, anche se proprio dietro di me c'è un capannello di gente. Andiamo a vedere cos'è questa situazione. Un raggruppamento di indigeni che sono venuti qua ormai qualche giorno fa a manifestare, hanno appeso dei manifesti alla statua di Bolívar qua in piazza, manifestano perché il governo non ha adempiito ad alcune promesse che aveva fatto. E suonare per strada per la prima volta in una città nuova è sempre un po' complicato. Ma dopo un po' di tentennamenti vari, finalmente trovo il posto giusto e inizio a suonare. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos con un tema del maestro Paolo Conte. Vieni qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Ma alla fine della prima canzone, anziché gli applausi, ricevo la visita degli agenti che mi impongono di smettere. Non si può suonare qua.
Bueno, esa era mi primera y última canción de mi concierto. Grazie a tutti, a presto, ciao! Niente, sono venuti gli uomini in bianco, hanno detto che in questa piazza non si può suonare, d'altronde avevo visto che non c'erano artisti, quindi si poteva ipotizzare, però niente, non si suona. Allora, oggi non ci si arrende, quindi sono venuto nella plazoletta del Chorro de Quevedo, una piazzetta fighissima. Provo a suonare qui, vediamo che succede. Vuole mai la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Apparentemente non è la mia giornata, perché anche qui, seppure dopo un po', arrivano loro, che questa volta sono vestiti di rosso e non di bianco, ma la sostanza è la stessa. Qui non posso suonare. Non si possono fare attività economiche in questa piazza, ho detto che non è un'attività economica, ma la signora comunque mi cambia. Bueno, creo que ya lo han entendido que va a pasar, ¿no? La próxima es la última canción. Lo siento. Si stava creando veramente un'atmosfera magica. È un peccato che non possa continuare, ma ricevo tantissimo calore da tutte le persone presenti. Grazie mille a tutti. Dipinto di blu, felice di stare lassù. Un nuovo giorno qui a Bogotà, sto facendo colazione con un caffè, un tamal. Ieri è stato molto figo, finalmente il secondo concerto è stato pazzesco, la gente, avete visto, l'ha presa benissimo. Purtroppo anche lì è arrivata la vigilanza, mi hanno fatto smettere, ma è weekend, oggi è sabato, quindi attrezzatura al seguito, perché voglio farmi un'altra suonata prima di lasciare Bogotà. Andiamo. Questa è la zona dove ieri la prima guardia che mi ha fermato, quella vestita di bianco, mi ha detto che si può suonare. Quindi mi sono piazzato, tutto è pronto, vediamo se qualcuno deve venire a rompermi i Ma questa volta abbassi gli occhi e dici: noi resteremo sempre buoni amici. E questa volta non sono stati gli sbirri a fermarmi. Purtroppo, come spesso accade, i posti in cui si può suonare sono quelli in cui si suona peggio. C'è meno gente o comunque non c'è l'atmosfera giusta. Si è fermata pochissima gente, quindi il tempo di fare 4-5 canzoni e poi è meglio smettere, va? Non può essere sempre un grande successo, d'altronde, la vita dell'artista di strada. I miei problemi senza te si chiamano guai. È per questo che mi vedi. Finalmente in Colombia un caffè buono fatto da questi ragazzi. Questo è il mejor che tomo in Colombia hasta ora. Ah sì? Sì. Buonissimo raga, finalmente un buon caffè nella terra dello scaffetto. Sono venuto a una esperienza Airbnb di cucina con Esperanza. Non so esattamente cosa succede perché è una sorpresa, però ho ricevuto il mio grembiule personale, quindi adesso me lo metto e vediamo che si tratta. L'idea è imparare a creare un'intera cena alla colombiana, ma dato che pomeriggio si inizia con la tradizione pomeridiana. Alle 5, anziché l'ora del tè, si fa la cioccolata calda, ma ci mettono dentro la mozzarella. Che devo dire? Paese che vai, la sportiamo pure sul pane, proprio la schifezza totale facciamo. In realtà non è male perché la mozzarella non viene intaccata dal cacao, quindi di base sa di mozzarella e poi ti bevi la cioccolata, che ovviamente è buona, comunque senza senso. Il marito della signora Speranza ci ha dato la grappetta. Ovviamente stiamo facendo le arepitas. Sono venuto dall'altra parte, come è giusto che sia, ragazzi. Arepite pronte, adesso le facciamo dorare. Arepita. Guarda. Sono piene di mozzarella dentro, farina di ceci, burro, non si può sbagliare, buonissimo. Questo è tipico, il platano fritto, l'abbiamo già mangiato in varie salse, direi. Lo metti qua su questo e lo crashi forte. Cena finita, raga, delizioso, il pesce è buonissimo. La cosa che mi ha sorpreso di più però, l'insalata, anche se c'era il mango, tutto ha preso un sapore molto è buono, soprattutto di peperone, di cipolla, di limone, tutto insieme, buonissimo, top l'insalata. Tutto il resto buono, ma insalata The best. the best. Thank you. I like E questi primi giorni in Colombia sono stati molto divertenti. Chiaramente i concerti sono stati la parte più bella, però insomma iniziare a scoprire un paese in cui volevo venire da tantissimo tempo è stato emozionante. Ma adesso basta, ho avuto abbastanza della città, voglio scoprire il paese, quindi procedo verso la costa atlantica
ma con calma. Primo stop, Villa de Leyva, quindi se volete scoprire come arrivo a Villa de Leyva, in questa stupenda cittadina immersa nel verde, scopro un po' della natura colombiana. Ci vediamo nel prossimo episodio e come sempre, viva la Gaps!